Gentilissimi ascoltatori, benvenuti. Recentemente, presso il Comitato per la Supervisione e la Riforma del Governo della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, si è svolta un'audizione ufficiale su un tema tanto delicato quanto controverso: la modifica del clima e la geoingegneria. Per decenni ci è stato detto che si trattava soltanto di teorie o di fantasie complottistiche. Eppure oggi, nei palazzi del potere a Washington, si discute apertamente di tecniche in grado di alterare il clima, con tutte le implicazioni scientifiche, politiche ed etiche che ciò comporta. Di seguito vi proponiamo la prima parte di questa audizione, doppiata integralmente in italiano, così che possiate ascoltare con chiarezza e spirito critico le parole dei protagonisti di questo dibattito storico. Questa audizione della sottocommissione sull'efficienza del governo è aperta. Benvenuti a tutti. Senza obiezioni, la Presidente può dichiarare una sospensione in qualsiasi momento. Mi concedo la parola per una dichiarazione introduttiva. Buongiorno e benvenuti all'udienza di oggi. Vorrei innanzitutto chiedere un momento di silenzio per pregare per Charlie Kirk, sua moglie Erika e i loro figli. Grazie. Gli esseri umani hanno tentato di controllare il tempo per secoli. Le tribù dei nativi americani eseguivano danze cerimoniali per invocare la pioggia durante le siccità. I Maya sacrificavano persone al loro dio della pioggia. Oggi la gente continua a tentare di controllare il clima, ma alcune cose sono cambiate. I tentativi moderni non si rivolgono più al divino, usano la tecnologia per disperdere sostanze nel cielo. La semina delle nuvole, per esempio, impiega ioduro d'argento o ioduro di piombo per cercare di aumentare le precipitazioni in una zona precisa. È cambiata anche la portata dell'ambizione. Gli attuali sostenitori della geoingegneria non mirano solo a risolvere siccità o migliorare l'agricoltura, vogliono controllare il clima terrestre, sostenendo di voler combattere quella che definiscono la presunta frode del cambiamento climatico e fermare il riscaldamento globale. Questo, naturalmente, richiederebbe interventi su larga scala. Quali metodi propongono? Uno è rimuovere l'anidride carbonica dall'atmosfera. Sì, la stessa anidride carbonica che nutre le piante e contribuisce alla produzione alimentare. Un altro metodo prevederebbe di bloccare i raggi del sole prima che raggiungano la Terra. Avete capito bene? Sì, lo stesso Sole che rende possibile tutta la vita sulla Terra. Alcuni scienziati credono di poter prevedere e controllare gli effetti della geoingegneria, ma anche i migliori modelli scientifici non riusciranno mai a catturare tutta la complessità della creazione e i misteri della natura. Quindi possiamo prevedere gli effetti reali di questi interventi globali solo poco meglio di quanto i nativi americani potessero prevedere l'esito delle loro danze per la pioggia. E non stiamo parlando di esperimenti chiusi entro le 4 mura di un laboratorio. Il nostro mondo è il laboratorio e noi in pratica saremmo i ratti da laboratorio. Bloccare la radiazione solare avrebbe conseguenze imprevedibili che nessun modello climatico potrebbe prevedere con sicurezza. Potrebbe provocare gravi cali nelle rese agricole, cambiamenti significativi nella flora e nella fauna, un serio assottigliamento dello strato di ozono, oltre a danni alla salute umana. La realtà è che il governo federale ha una lunga storia di esperimenti di modifica del tempo. Tra questi c'è un tentativo del 1947 da parte dell'esercito e della General Electric di deviare un uragano al largo di Jacksonville, in Florida. C'è un episodio negli anni 50 e 60 in cui l'esercito americano ammise di aver spruzzato una misteriosa nube chimica su un quartiere di St. Louis, Missouri, che i residenti oggi sostengono abbia provocato casi di cancro. Ci sono poi il Project Storm Fury, una serie di tentativi negli anni 60 e 70 per indebolire gli uragani seminando le nuvole con ioduro d'argento. Include anche l'operazione Popeye, uno sforzo per provocare monsoni a supporto delle operazioni militari durante la guerra del Vietnam. In pratica, trasformare il clima in un'arma. Pur trattandosi di episodi distinti e sparsi nel tempo, una campagna seria per commercializzare la geoingegneria, con l'obiettivo di contrastare il riscaldamento globale, sarebbe un'operazione immensamente più ampia e potenzialmente molto redditizia. Centinaia di miliardi di dollari dei contribuenti potrebbero finire nelle casse delle università di ricerca e negli stipendi di quegli scienziati accademici che alimentano l'allarmismo sul riscaldamento globale.
I venture capitalist stanno già cercando di arricchirsi finanziando aziende come Make Sunsets, che inietta aerosol nell'atmosfera per riflettere la luce solare nello spazio. Vale la pena chiedersi, e se gli scienziati riuscissero, in qualche modo, a creare un termostato da girare per impostare in modo affidabile il clima globale? Chi controllerebbe quel termostato? Dopotutto, persone che vivono in regioni diverse preferiscono condizioni climatiche differenti, in base alla geografia locale, all'economia e allo stile di vita. Il clima globale riguarda tutti e non rispetta i confini statali o nazionali. Quindi avremmo bisogno di un governo mondiale per decidere come regolare quel termostato climatico. Dove si fermerebbe tutto questo? Nonostante le domande profonde che circondano la geoingegneria, la comunità scientifica va avanti e riceve sostegno finanziario da università e da filantropi di sinistra come Bill Gates, che ha finanziato ricerche in materia. Un rapporto dell'Ufficio Scientifico della Casa Bianca, pubblicato nel giugno 2023 sotto l'amministrazione Biden, sull'ingegneria solare osserva che mondo accademico, filantropia e settore privato hanno già avviato studi preliminari su tecniche di intervento climatico come l'iniezione di aerosol stratosferici e lo schiarimento delle nubi marine. Tecniche classificate come Solar Radiation Modification, SRM, cioè modificazione della radiazione solare, pensate per limitare rapidamente l'aumento delle temperature. Una lezione che abbiamo imparato dal Covid è che è un errore lasciare che la comunità scientifica professionale da sola stabilisca la politica scientifica federale. La stessa comunità scientifica che si è compattata sulla necessità di chiudere scuole e attività a causa del Covid è unanime oggi quando si parla di riscaldamento globale. È convinta che il riscaldamento globale rappresenti una minaccia così immediata per l'umanità da giustificare persino il rischio catastrofico di oscurare il sole. Dicono che sia per il bene comune. Io non credo che sia compito del governo federale permettere a queste persone di giocare a fare Dio con il clima. Al contrario, penso che sia compito del Congresso proteggere i cittadini e garantire che esperimenti e attività di controllo del clima non producano conseguenze negative e non intenzionali per tutti noi. Per questo sono grata della trasparenza che l'amministrazione Trump sta portando su questo tema. A guidare questo sforzo è l'amministratore della Environmental Protection Agency, EPA, Agenzia per la Protezione dell'Ambiente, Lee Zeldin. Ora vi mostrerò un filmato in cui ha affrontato personalmente e direttamente questa questione. Gli americani hanno domande urgenti e importanti sulla geoingegneria e sulle scie di condensazione. Il popolo americano merita e si aspetta onestà e trasparenza dal proprio governo quando cerca delle risposte. Ma per anni le persone che hanno fatto domande in buona fede sono state liquidate, persino vilipese dai media e dal loro stesso governo. Quell'epoca è finita. L'Environmental Protection Agency, EPA, Agenzia per la Protezione dell'Ambiente, dell'amministrazione Trump è impegnata nella totale trasparenza. Per questo ho incaricato il mio team all'Environmental Protection Agency di compilare un elenco di tutto ciò che sappiamo sulle scie di condensazione e sulla geoingegneria, con lo scopo di renderlo pubblico proprio adesso. In altre parole, voglio che sappiate tutto ciò che so io su questi argomenti senza alcuna eccezione. Invece di liquidare semplicemente queste domande e preoccupazioni come teorie del complotto senza fondamento, le stiamo affrontando direttamente. Abbiamo svolto ricerche sul campo, analizzato i dati scientifici, consultato esperti dell'agenzia e raccolto informazioni esterne rilevanti, così da mettere insieme queste risorse disponibili online. Tutto ciò che sappiamo, dalle scie di condensazione alla geoingegneria solare, sarà accessibile lì. Questo significa che chiunque legga queste informazioni saprà tanto su questi argomenti quanto me, in qualità di amministratore dell'Environmental Protection Agency. A chiunque abbia mai guardato le scie nel cielo e si sia chiesto che cosa sta succedendo. E intanto leggiamo titoli su attori privati e persino governi che cercano di oscurare il sole in nome del contrasto al riscaldamento globale. Ci siamo impegnati a rispondere a tutte le vostre domande tramite i link che vedete sullo schermo. Infatti, l'Environmental Protection Agency condivide molte delle stesse preoccupazioni riguardo a possibili minacce per la salute umana e per l'ambiente, specialmente derivanti da attività di geoingegneria solare.
L'entusiasmo per esperimenti che immetterebbero sostanze inquinanti negli strati alti dell'atmosfera ha fatto scattare campanelli d'allarme qui, all'Environmental Protection Agency dell'amministrazione Trump. Fino ad oggi l'Environmental Protection Agency non era mai stata così proattiva nel sensibilizzare l'opinione pubblica sulle preoccupazioni relative alla geoingegneria e nel fermare l'espansione di queste attività. Questo è ciò che accade quando il governo ascolta davvero la volontà del popolo e non cerca di soffocarla. Potete sempre fidarvi che questa amministrazione e questa Environmental Protection Agency prenderanno sul serio le vostre preoccupazioni, risponderanno con onestà alle vostre domande e agiranno per attuare la volontà degli elettori con integrità. Non vedo l'ora di ascoltare i nostri testimoni, ma prima cedo la parola al membro di minoranza Stansbury per la sua dichiarazione introduttiva. Thank you, Madam Chairwoman. Grazie, signora Presidente. Bene, il Department of Government Efficiency, DOGE, Dipartimento per l'Efficienza del Governo, è tornato e ci sarà molto da analizzare in questa udienza. Ma credo che prima di tutto lo storico di questa sottocommissione e il motivo per cui fu creata inizialmente dalla maggioranza era quello di individuare ed eliminare sprechi, frodi e abusi. Questo è, letteralmente, il mandato della sottocommissione Department of Government Efficiency. E voglio sottolineare che restiamo concentrati su quella missione. Infatti, stiamo lavorando a un report sugli sprechi e gli abusi che stiamo osservando in questa amministrazione. E penso sia importante sottolineare anche che siamo a 14 giorni da una chiusura del government shutdown. E dunque mi preoccupa vedere che questa sottocommissione, nata per affrontare la spesa pubblica e migliorare l'efficienza dei programmi governativi, si sia allontanata così tanto dalla sua missione, proprio mentre ci sono questioni così urgenti che il nostro paese deve affrontare, incluso lo shutdown del governo, l'approvazione del cosiddetto Big Ugly Bill, che non solo ha fatto aumentare il deficit federale di 4 trilioni di dollari, ma sta privando milioni di americani della loro assistenza sanitaria e rischia di far crescere i premi assicurativi, dazi che stanno facendo salire l'inflazione e mettendo fuori mercato le piccole imprese familiari, un'amministrazione che calpesta lo Stato di diritto ogni giorno, e una totale mancanza di trasparenza sul caso Epstein, dato che l'amministrazione si rifiuta ancora di rispettare la citazione emessa da questo comitato. Quindi ci sono molte questioni importanti che questo comitato potrebbe affrontare e direi che un tema come quello della scienza ambientale sarebbe più appropriato per una commissione che si occupa davvero di scienza o di questioni ambientali. Ma sono felice di parlare di cambiamento climatico e di modificazione del clima. È un tema su cui ho lavorato per molti anni nella mia carriera. Infatti, ho lavorato per più di 20 anni come responsabile delle risorse idriche, occupandomi di siccità e pianificazione idrica nello stato del New Mexico. E so bene quanto sia importante affrontare i problemi legati alla siccità e all'acqua per i nostri agricoltori e allevatori. A livello sia personale sia professionale, c'è molto da discutere riguardo alla modificazione del clima. E quindi, se dobbiamo parlarne, parliamone. Sicuramente ci sono molti argomenti legati al Department of Government Efficiency, DOGE, Dipartimento per l'Efficienza del Governo, di cui potremmo occuparci in relazione al cambiamento climatico e ai programmi sul clima. Tra questi, lo smantellamento delle risorse naturali e dei programmi di risposta alle emergenze, il licenziamento di funzionari federali, lo smantellamento dell'Environmental Protection Agency, EPA, Agenzia per la Protezione dell'Ambiente, il blocco illegale dei fondi federali, l'uscita degli Stati Uniti dagli accordi internazionali sul clima, la chiusura dei programmi per l'energia pulita, la risposta catastrofica ai disastri naturali, incluso quanto abbiamo visto in Texas. Tutti questi temi sarebbero già maturi per un'udienza di vigilanza. Quindi spero che possiamo usare questa udienza per discutere almeno alcune di queste questioni. Ma riguardo specificamente alla modificazione del clima, che si tratti di semina delle nuvole o di altre tecnologie, concordo in realtà con molte delle affermazioni sulla necessità di ulteriori dibattiti, di più ricerca scientifica e potenzialmente di una regolamentazione di queste tecnologie. Tuttavia, è fondamentale distinguere tra fatti e finzioni, tra titoli sensazionalistici e soluzioni reali. Parliamo allora di alcuni fatti.
La modificazione del clima e la semina delle nuvole, come già menzionato, sono pratiche reali. Esistono. Sono state sperimentate in varie forme dagli anni 40. Sempre più persone le vedono come un'opportunità per aumentare piogge e precipitazioni. Ma la scienza è ancora incerta su molte di queste tecnologie. E dobbiamo assolutamente capire quali sono le implicazioni per la qualità dell'aria, per le precipitazioni e anche per i diritti idrici nell'Ovest, perché questo potrebbe avere conseguenze di vasta portata. Ma è anche importante comprendere che molte di queste tecnologie si trovano ancora nella fase di ricerca e sviluppo. Sono usate in modo limitato in alcuni stati e non sono in realtà tecnologie che il governo federale sostiene in maniera estesa. Gran parte di queste pratiche resta nel settore privato e nel mondo scientifico è ampiamente riconosciuto che serve più ricerca per valutare utilizzo, efficacia e impatti di queste tecnologie. Questi sono i fatti, ma è difficile capire perché stiamo discutendo di vietare del tutto queste pratiche in questa commissione, quando il Comitato di Vigilanza, in un'altra sottocommissione, proprio mentre siamo qui riuniti, sta conducendo un'udienza sullo smantellamento dell'Environmental Protection Agency, EPA, Agenzia per la Protezione dell'Ambiente. E il disegno di legge effettivamente all'esame di questo comitato sta cercando di usare l'Environmental Protection Agency per regolamentare proprio queste pratiche. Questa incoerenza di governance è davvero sconcertante. Ma c'è anche una questione più insidiosa, che credo sia già emersa in alcuni interventi. L'uso della piattaforma del Congresso per promuovere teorie antiscientifiche, per dare spazio al negazionismo climatico e, in ultima analisi, per mettere a rischio le nostre comunità, continuando a diffondere disinformazione. Per questo sono grata che oggi sia con noi il dottor McCracken, che ha trascorso la sua carriera in modo altamente distintivo nei laboratori nazionali, contribuendo a riunire scienziati a livello globale negli Stati Uniti per comprendere il cambiamento climatico, i suoi impatti e per aiutare le nostre comunità a distinguere ciò che è reale dal punto di vista scientifico. E speriamo di poter approfondire per capire cosa possiamo fare per affrontare siccità, incendi e inondazioni e come tutto questo stia influenzando le nostre comunità. Con questo restituisco la parola e ringrazio la gentildonna. Senza obiezioni, la rappresentante Sue Bramandiam della Virginia è ammessa alla sottocommissione per porre domande ai testimoni nell'udienza di oggi. Sono lieta di presentare i nostri testimoni di oggi. Il dottor Roger Pilk Jr. è Senior Fellow presso l'American Enterprise Institute. È un esperto di politiche scientifiche e tecnologiche, della politicizzazione della scienza, dell'energia e del clima. Il signor Christopher Martz è meteorologo e analista politico presso il Committee for a Constructive Tomorrow. È un esperto di clima e meteorologia. Il dottor Michael McCracken è il capo scienziato per i programmi sul cambiamento climatico presso il Climate Institute. Ancora una volta voglio ringraziare tutti voi per essere qui oggi a testimoniare. In conformità con la regola 9G del Comitato, i testimoni sono pregati di alzarsi e di sollevare la mano destra. Giurate solennemente o dichiarate che la testimonianza che state per rendere sarà la verità, tutta la verità e nient'altro che la verità, con l'aiuto di Dio? Si metta a verbale che i testimoni hanno risposto affermativamente. Grazie e potete accomodarvi. Apprezziamo la vostra presenza qui oggi e attendiamo con interesse la vostra testimonianza. Ricordo ai testimoni che abbiamo letto le vostre dichiarazioni scritte e che esse saranno incluse integralmente nel verbale dell'udienza. Vi preghiamo di limitare le vostre dichiarazioni orali a 5 minuti. Come promemoria, premete il pulsante sul microfono davanti a voi affinché si accenda e i membri possano sentirvi. Quando iniziate a parlare, la luce davanti a voi diventerà verde. Dopo 4 minuti, la luce diventerà gialla. Quando la luce rossa si accende, i vostri 5 minuti sono terminati e vi chiediamo cortesemente di concludere. Do ora la parola al dottor Pilke per la sua dichiarazione introduttiva. Presidente e membro di minoranza, vi ringrazio per l'opportunità di testimoniare oggi. Negli ultimi 30 anni ho studiato le connessioni tra la ricerca nelle scienze atmosferiche e il processo decisionale. Prima, come scienziato presso il National Center for Atmospheric Research, Centro Nazionale per la Ricerca Atmosferica, poi come professore all'Università del Colorado e più recentemente come Senior Fellow presso l'American Enterprise Institute.
La mia testimonianza scritta affronta le questioni politiche legate alla modificazione del clima e alla geoingegneria. Le osservazioni che ho preparato iniziano con 3 raccomandazioni, seguite da 10 punti chiave che vengono trattati in dettaglio nella mia testimonianza scritta. Prima raccomandazione. Il Congresso dovrebbe emanare una legislazione per migliorare la supervisione delle attività di modificazione del clima, includendo, in primo luogo, la richiesta di una valutazione da parte della National Academy of Sciences, Accademia Nazionale delle Scienze, che quantifichi con precisione ciò che è noto e ciò che resta ignoto sull'efficacia dei progetti di modificazione del clima realizzati fino ad oggi, chiarendo anche le prospettive di poter raggiungere un livello di certezza nella misurazione di tale efficacia. In secondo luogo, il miglioramento dei requisiti di rendicontazione e di comunicazione delle attività di modificazione del clima previsti dalla legge del 1972, che definisce la modificazione del clima negli Stati Uniti. Seconda raccomandazione. Il Congresso dovrebbe uniformare la legislazione federale degli Stati Uniti in materia di modificazione del clima, assicurando che tutti gli Stati siano soggetti alla stessa autorità legislativa. Terza raccomandazione. Gli Stati Uniti dovrebbero guidare i negoziati diplomatici per un accordo internazionale di non uso della geoingegneria solare, con l'obiettivo finale di raggiungere un ampio consenso su un divieto collettivo degli esperimenti all'aperto che coinvolgono la geoingegneria solare e con un'adeguata capacità istituzionalizzata di monitorare l'atmosfera per garantire il rispetto del divieto. I miei 10 punti chiave. 1. La modifica del clima e la geoingegneria hanno diverse definizioni in ambito scientifico e politico. È necessaria precisione per avere una discussione efficace. 2. Secondo la legge statunitense del 1972, un'attività di modifica del clima è definita come qualsiasi attività svolta con l'intenzione di produrre cambiamenti artificiali nella composizione, nel comportamento o nella dinamica dell'atmosfera. 3. Secondo l'Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, la geoingegneria si riferisce a un ampio insieme di metodi e tecnologie che mirano a modificare deliberatamente il sistema climatico per alleviare gli impatti del cambiamento climatico. Dunque, la maggior parte delle forme di geoingegneria rientra nella definizione di attività di modifica del clima. 4. La cattura diretta di anidride carbonica dall'aria probabilmente non rientrerebbe in questa definizione, ma altre tecnologie più semplici, come dipingere i tetti per cambiare l'albedo e raffreddare le città o il rimboschimento, potrebbero invece rientrarvi. 5. Le attività di modifica del clima sono state ampiamente implementate negli Stati Uniti e nel mondo per 70 anni. Molti decenni fa si parlava di controllo del clima, nessuno lo chiama più così. Perché gli scienziati riconoscono che controllare il clima non è possibile. 6. Nonostante la lunga esperienza con attività operative di modifica del clima, l'efficacia reale di tali pratiche rimane sconosciuta. Una domanda da esplorare è se la quantificazione precisa dei risultati sia persino possibile, data l'esperienza scientifica. Non esiste alcun caso di geoingegneria implementata nel mondo. 7. Alcuni progetti proposti, ad esempio nello stato di Washington e in Svezia, sono stati fermati prima della realizzazione. Perciò non vi è alcuna base per le affermazioni, talvolta avanzate, secondo cui governi o altri stiano effettivamente alterando il clima. 8. I sostenitori di esperimenti di geoingegneria rappresentano una coalizione eterogenea. Chi ritiene che ci troviamo in un'emergenza climatica e bisogna agire? Chi pensa che non ci sia un'emergenza, ma che la geoingegneria sia preferibile alla riduzione delle emissioni? E infine chi sostiene o partecipa alla ricerca sulla geoingegneria. 9. Il Congresso degli Stati Uniti ha diverse opzioni per migliorare la comprensione scientifica e la supervisione delle attività di modifica del clima. La mia testimonianza scritta ne riassume molte, basandosi sull'eccellente lavoro del Government Accountability Office, Ufficio di responsabilità del governo, e del Congressional Research Service, CRS, Servizio di ricerca del Congresso, 2 autentici gioielli istituzionali. 10. Infine, nella mia testimonianza scritta, spiego in dettaglio la mia decisione di unirmi a più di 500 altri scienziati e accademici di tutto il mondo nel chiedere un accordo internazionale di non uso della geoingegneria solare. In breve,
Le conoscenze non sono sufficientemente sviluppate per prevedere i risultati e le conseguenze indesiderate sono quasi certe. I 70 anni di storia della modifica del clima dovrebbero indurci a umiltà. Dopo tutto questo tempo non sappiamo nemmeno se stiamo davvero modificando il clima. Abbiamo una sola Terra e sperimentare su di essa comporta rischi considerevoli. Ho paragonato la geoingegneria a una ricerca rischiosa di gain of function sui virus, con benefici incerti e rischi catastrofici. Attendo con interesse le vostre domande e le nostre discussioni. Grazie. Grazie. Do ora la parola al signor Marz per la sua dichiarazione introduttiva. Vorrei ringraziare la Presidente, il membro di minoranza e la sottocommissione per questa udienza sulla modifica del clima e la geoingegneria e per avermi dato l'opportunità di offrire la mia prospettiva da meteorologo su questo tema altamente controverso. Sono meteorologo e analista politico presso il Committee for a Constructive Tomorrow e mi sono laureato in scienze con un bachelor alla Millersville University of Pennsylvania lo scorso maggio. La mia testimonianza oggi si concentrerà principalmente su due aspetti: distinguere le scie di condensazione degli aerei dalla modifica del clima e dalla geoingegneria, che sono tre cose distinte, e spiegare perché la geoingegneria, in particolare la modifica della radiazione solare, solar radiation, ovvero la geoingegneria solare, dovrebbe essere vietata, viste le incertezze sia riguardo al cambiamento climatico stesso, sia riguardo agli effetti che la geoingegneria potrebbe avere sull'ambiente e sulla vita sulla Terra. Sui social media spesso si confonde la modifica del clima con la geoingegneria. A complicare ulteriormente le cose, si vedono video e foto di queste nuvole a forma di linee che attraversano il cielo, e molte persone sostengono che siano la prova che il governo stia manipolando il clima, soprattutto su larga scala, con la capacità di deviare o addirittura generare uragani. Questa narrazione è stata molto diffusa dopo che i resti dell'uragano Helene hanno devastato l'est del Tennessee, il nord-est della Georgia e le regioni interne delle Caroline lo scorso autunno. Più recentemente si è detto che le nuvole sarebbero state la causa delle alluvioni in Texas quest'estate, che purtroppo hanno ucciso oltre 100 persone. Le scie di condensazione, invece, sono nuvole lineari di ghiaccio che si formano ad altitudini superiori ai 20.000 piedi dietro un aereo. I gas di scarico degli aerei sono composti principalmente da vapore acqua invisibile, anidride carbonica e minuscole particelle, come la fuliggine, che agiscono da nuclei di condensazione, facilitando l'aggregazione del vapore acqueo su quelle superfici e formando goccioline che poi gelano, generando nubi cirriformi artificiali, simili ai cirri che si vedono nel cielo quando arriva un fronte caldo. Anche se oggi le scie sono molto più comuni rispetto a 30 anni fa, ciò dipende soprattutto dall'aumento del traffico aereo. Non ci sono prove convincenti che esse vengano create deliberatamente per alterare i modelli climatici o per bloccare l'energia solare. Anzi, le scie hanno un effetto netto di riscaldamento sul pianeta. Nella mia testimonianza scritta ho allegato una foto di scie di condensazione su Londra del settembre 1940. La modifica del clima, al contrario, è una questione completamente diversa ed è reale, anche se i suoi effetti sono incerti. Si tratta di tentativi deliberati di alterare i modelli climatici locali. L'esempio più comune è la semina delle nuvole. Esistono due metodi principali. In estate si iniettano nuvole convettive a fase mista con particelle igroscopiche, come il sale, per aumentare le precipitazioni. In inverno, soprattutto negli stati montuosi dell'Ovest, si iniettano le nuvole con ghiaccio secco o ioduro d'argento per incrementare il manto nevoso, utile per affrontare problemi di stoccaggio idrico legati alla siccità e alla crescente domanda di acqua. Il governo federale è coinvolto nella semina delle nuvole sin dagli anni 40. Esempi noti includono Project Cirrus, Operation Popeye e Project Storm Fury, ma i risultati a lungo termine sono stati inconcludenti. La semina può aumentare le precipitazioni di una nuvola fino al 15%, ma è largamente inefficace su scala vasta. 9 stati attuano programmi di semina con regolamentazioni severe su quando e dove possano essere effettuati. 2 stati invece, la Florida e il Tennessee, l'hanno vietata. Quanto alla geoingegneria, usare il pianeta come cavia per nuove tecnologie comporta rischi enormi.
Tra i rischi evidenziati dalla Environmental Protection Agency EPA ci sono la riduzione dell'ozono stratosferico, le piogge acide e il calo dei raccolti. Inoltre resta la domanda se un intervento climatico di scala globale sia davvero necessario, viste le incertezze riguardo al cambiamento climatico. È vero che la Terra si è scaldata negli ultimi 100 anni, ma resta incerto quanto di ciò sia dovuto alle attività umane. I modelli climatici tendono a sovrastimare il riscaldamento, tanto che i modellisti devono calibrare artificialmente i modelli rispetto alle registrazioni strumentali delle temperature. Inoltre, le misurazioni satellitari dei flussi naturali di energia mostrano valori 6 volte superiori rispetto allo squilibrio energetico attribuito all'anidride carbonica. Questo significa che il riscaldamento potrebbe essere in gran parte naturale, oppure prevalentemente antropico. Non lo sappiamo. Infine, non esiste un'impronta inequivocabile del riscaldamento globale antropico che lo distingua dalla variabilità naturale. Queste incertezze devono essere risolte nella letteratura scientifica sottoposta a revisione paritaria, prima che i governi mondiali tentino, o anche solo considerino, di alterare intenzionalmente il bilancio radiativo terrestre con tecnologie nuove e non testate. Grazie. Questo conclude la mia testimonianza. Grazie, signor Marz. Do ora la parola al dottor McCracken per la sua dichiarazione introduttiva. Grazie. Grazie mille per avermi invitato qui oggi. Dopo il dottorato, ho trascorso la maggior parte della mia carriera al Lawrence Livermore National Laboratory, utilizzando principalmente modelli computerizzati per analizzare come fattori naturali e di origine umana possano influenzare il clima e quali rischi possano derivarne. I miei ultimi 9 anni a Livermore li ho passati in assegnazione come scienziato senior sul cambiamento climatico presso l'ufficio interagenzia del programma statunitense sul cambiamento globale, qui a Washington, inclusi 4 anni come capo dell'ufficio di coordinamento per la preparazione della prima valutazione nazionale sugli impatti del cambiamento climatico, ma anche della variabilità climatica, come previsto dal Global Change Research Act del 1990. Da quando sono in pensione, ho ricoperto diversi ruoli pro bono con il Climate Institute come presidente dell'International Association of Meteorology and Atmospheric Sciences e come partecipante in varie altre attività nazionali e internazionali. Attualmente faccio parte dello Steering Circle del Healthy Planet Action Coalition, un gruppo che sostiene la necessità di considerare interventi climatici o geoingegneria e di 2 gruppi che stanno cercando di rendere l'energia più accessibile. Voglio chiarire che non sono dipendente né consulente retribuito di alcuna organizzazione. Parlo qui come scienziato ed esprimo le mie opinioni personali. Una delle principali lezioni apprese nella mia carriera di ricerca e nella comunità scientifica in generale è che il clima è cambiato in passato e dunque possiamo aspettarci che cambi anche in futuro. Ciò che la ricerca scientifica ha mostrato chiaramente è che questi cambiamenti non sono casuali. Non si tratta semplicemente del clima che varia a caso. Ci sono delle cause. In passato eruzioni vulcaniche, cambiamenti nell'orbita terrestre attorno al Sole, variazioni della composizione atmosferica, modifiche della copertura del suolo. Le ricerche indicano ora che il riscaldamento globale degli ultimi 2 secoli è dovuto principalmente non a fattori naturali, ma a influenze di origine umana. Vorrei dire brevemente, riguardo all'interesse di questa sottocommissione sulla modifica del clima, che la ricerca ha chiarito come cambiare un evento specifico, un uragano, una pioggia torrenziale o una siccità, sia semplicemente oltre le capacità umane. Non è quello che sta accadendo. La natura ha un'energia così grande che non è possibile. Come hanno detto i miei colleghi nel panel, non ci sono prove scientificamente convincenti che funzioni, ma non ci sono nemmeno prove convincenti che non funzioni. Forse può aumentare le precipitazioni in aree molto aride. Proprio perché è così incerta, è esattamente il motivo per cui c'è così poca attività di modifica del clima. Non è chiaro se valga la pena come investimento e certamente non può causare inondazioni massive o uragani. Per quanto riguarda la geoingegneria teorica, l'idea è di esplorare se ci siano approcci validi per contrastare l'aumento degli eventi meteorologici estremi e altri impatti causati dal cambiamento climatico. La mia visione deriva dalla comunità scientifica in senso ampio e su questo punto dissento dagli altri relatori.
Credo che la ricerca sugli interventi climatici sia qualcosa che debba essere portata avanti. Gli approcci su cui si basa sono tutti ispirati a ciò che accade naturalmente. Le eruzioni vulcaniche immettono anidride solforosa in atmosfera, che si trasforma in solfati e riflette circa l'1% della radiazione solare. Non significa oscurare il Sole, ma esercita un effetto raffreddante. Lo abbiamo visto dopo l'eruzione del Pinatubo. La temperatura è calata, poi gli aerosol si sono dispersi e rimossi naturalmente dalla stratosfera e il riscaldamento è ripreso. Esistono approcci che possiamo esplorare, basati su ciò che fa la natura, da ottimizzare forse introducendo piccole quantità in maniera costante per vedere cosa accade, per imparare. La natura ha già condotto gli esperimenti su questo. La scienza non deve ripeterli, ma capire come adattare e ottimizzare e se gli effetti sarebbero benefici o meno. Ci sono molte domande di ricerca da affrontare. Gli effetti del riscaldamento globale sono eccezionali, non solo in termini di temperatura, ma anche di aumento del punto di rugiada. Alcune aree a basse latitudini stanno vivendo condizioni quasi intollerabili, senza spazi climatizzati come quelli che abbiamo noi. C'è una fusione accelerata delle calotte di Groenlandia e Antartide. 25.000 anni fa il livello del mare era 120 metri più basso. Nei 12.000 anni successivi, 2/3 del ghiaccio terrestre si sono sciolti e il livello del mare è salito. Rimane l'equivalente di altri 60 metri di innalzamento potenziale nelle calotte di Groenlandia e Antartide. Non vogliamo che si avvii quel processo. Ecco, dico soltanto in conclusione che non c'è alcuna geoingegneria in atto su scala globale. Ci sono alcuni sforzi localizzati, come per preservare la grande barriera corallina. Le simulazioni computerizzate indicano che It's expired. Yes, thank you.